Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Putri Ariani. Me l'avete chiesto in tantissimi, vi ringrazio davvero per tutti i commenti che mi state lasciando. Qui è un'esibizione piuttosto recente perché ad America's Got Talent alla semifinale e canta I Still Haven't Found What I'm Looking For degli U2. Un brano che conosco già, veramente molto molto bello. Non ho mai ascoltato questa versione live di Putri Ariani. Lo ascolterò per la prima volta insieme a voi, dando anche un'analisi di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Vi ricordo anche il codice Vocal Coach sul sito pumpling.com se vi piacciono magliette o gadget nerd come piacciono a me. Questa è bellissima, ve la faccio vedere. Questa maglietta Ritorno al futuro a tema nerd, non potevo perdermela. Bene, siamo pronti per iniziare, andiamo ad ascoltare. I have the land, highest mountains. I have run through the fields only to be with you, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bonds and you lose the chains. Carry the cross and my shame, oh my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking Thank you! Ok. Putri Ariani! Simon! Ok, mi fermo qua, poi magari ascolterò anche i giudizi. Comunque è stata pazzesca, ha riarrangiato come suo solito il brano, l'ha reso veramente suo, originale, particolare, veramente molto molto brava ed è riuscita a mostrare tutte le sue qualità timbriche, i suoi colori vocali, tutte in questa canzone.
riadattandola sulla sua voce. Ok, questa è una canzone che ha un mood abbastanza gospel per come è stata scritta da Bono Vox, immagino che l'abbia scritta lui con gli U2. Qui sì, ha questa caratteristica, ma l'ha resa un po' più pop, come suo solito, perché lei è molto molto pop. In questa versione piano e voce, mi piace moltissimo quando suona il piano, ed è molto brava non soltanto a suonare il piano, ma anche a creare particolarità con gli accordi di pianoforte, perché alcuni accordi, da quello che ho sentito a orecchio, mi sembrano diversi. Li ha cambiati, soprattutto nella parte finale, li ha rivisitati a modo suo per dare vibrazioni, sensazioni diverse, perché ogni accordo che vai a creare va proprio a darti sensazioni differenti. Molto molto brava, e vocalmente ha fatto delle cose pazzesche. Adesso, se vi va, andrei a riascoltare dall'inizio, analizzando tutte queste particolarità tecniche che ha messo in luce in questa canzone. Vediamo un po'. I have the land, highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Ok, allora, già questo inizio è pazzesco per tanti motivi. Il primo è che ha veramente tanta dinamica, è bravissima già nella prima frase, infatti parte subito l'applauso, non solo perché ha un timbro bellissimo, ma questo timbro bello è chiaramente frutto di tanto lavoro che lei ha fatto, ma di questo ne parliamo dopo. Però la dinamica che dà è proprio nel giocare con l'intensità della voce e con i registri anche, perché fa tanti passaggi tra voce di testa e voce piena, ok? Quindi falsetto e sì, non mi piace parlare di voce di petto perché diciamo così, voce piena e falsetto, ok? E con proprio l'intensità, quindi piano e forte, ok? Già nelle prime frasi lo fa tante volte. In più, seconda cosa molto importante, qui decide di iniziare solo con la sua voce, quindi senza il pianoforte, nonostante lei sia seduta al pianoforte, senza musica, da sola. Quindi protagonista assoluta è la sua voce. Terza cosa molto importante che fa è soppesare le pause e i respiri. Lei ha un grandissimo senso ritmico, un grandissimo senso estetico del ritmo e della pausa, perché la pausa ha un senso estetico veramente molto forte e lei la sfrutta veramente molto bene. Se lei avesse affrettato queste pause, perché magari era agitata, perché non lo so, voleva tagliare corto questo inizio in cui era da sola, non avrebbe creato questo stesso senso di emozione e anche questo senso di aspettativa. Ok, la pausa è qualcosa in cui non c'è niente, ma diciamo è il preludio di qualcosa che deve avvenire, quindi crea un senso di attesa, ok? E lei è molto brava a creare questo senso di attesa, molto brava, e dà più valore a quello che canta dopo la pausa, veramente bravissima. Andiamo avanti. Only to be with you. Ah, e poi ha un inglese perfetto, è veramente molto brava nella pronuncia. Brava. But I still haven't found Bellissimo. what I'm looking for. Anche qua, di nuovo, ha fatto questa variazione in cui fa una melodia più alta rispetto alla melodia principale, quindi come se la armonizzasse, ma facendola appunto direttamente, cambiando la melodia principale, ecco. Molto efficace perché fa questo passaggio repentino in falsetto, con questo falsetto arioso che uno non si aspetta, perché la canzone originale non è così,
e lo fa benissimo con questo timbro angelico, veramente brava. Poi ritorna giù con questo vibrato anche molto ben gestito e poi il finale di nuovo lo rifà in falsetto, sempre vibrandolo, però rimanendo leggera e con questo suono più arioso, ok? Molto, molto brava. Questo è tutto un gioco di dinamiche e colori. Lei è molto, molto attenta al timbro che sta usando, veramente attentissima. Lo percepisco proprio che c'è dietro, da parte sua, una ricerca del timbro. Se ci pensiamo, lei ha iniziato a cantare da piccolissima. Avevo visto un video in cui era andata, credo, a un talent indonesiano, e lì era veramente molto molto piccola e cantava benissimo, già era un mostro, ok? Quindi se uno inizia così piccolo ad avere già questa sensibilità musicale e artistica così spiccata, crescendo affina come un sesto senso artistico che la porta veramente ad affinare sempre di più le sue capacità tecniche, ma non solo, ma soprattutto artistiche, interpretative, ok? È veramente molto molto brava e tutto questo l'ha costruito col tempo. Chiaramente c'è tanto talento alla base, ma l'ha coltivato molto bene. Brava. I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. Ok, qua inizia a suonare il pianoforte, ma come sentite non fa dei gran virtuosismi. È tutto un crescendo questa canzone, ok? È molto pensata in questo modo, è proprio pensata bene per avere tutta una serie di crescendo emotivi, di intensità. Quindi all'inizio solo la voce, poi inizia il pianoforte, ma fa solo degli accordi senza fare tanto accompagnamento. La voce diventa già un po' più decisa, come sentite in questa frase, in questa strofa, e poi cresce sempre di più con tante variazioni. Ascoltiamole. You broke the bonds and you lose a chance. Ok, qua come avete sentito c'è stato un ulteriore crescendo, un altro cambio in cui la dinamica del pianoforte cresce, sentite che preme i tasti molto più forte, anche perché deve riempire da sola pianoforte e voce, quindi non ha molti altri modi, e con la voce diventa più intensa, va a graffiare nell'attacco, questo graffio molto soul, bellissimo, brava, molto brava anche a gestire la risonanza. Come vedete scopre i denti, cerca un suono molto, molto pieno, ok, molto compresso e anche molto risonante. Brava a 360 gradi, sta facendo tutto quello che dovrebbe fare una grande artista per interpretare al massimo questa canzone. Bravissima. Andiamo avanti. Carry the cross and my shame. Ok, qua ha fatto un'altra cosa interessante, ha dato questo attacco duro che sembra un colpo di glottide. Molto spesso il colpo di glottide è associato a un attacco errato nella didattica tradizionale, diciamo. Molto spesso lo sentiamo da insegnanti che dicono che è sbagliato il colpo di glottide. Non è vero, ok? O meglio, non è vero in generale. Bisogna contestualizzare. Come l'ha fatto lei qui? Va benissimo, anzi è perfetto, perché è un attacco duro ridotto, non è un colpo di glottide, punto, ok? Cioè non è che sta spingendo di gola, dando questa botta sulle corde per attaccare la nota, sulla nota, ma va a creare questo attacco comunque in cui c'è una grande compressione cordale, questa piccola esplosione, ma è comunque un'esplosione d'aria controllata, contenuta e indirizzata verso l'alto, verso il palato. Non è solo di gola, anzi la gola sta lavorando ma in maniera equilibrata, quindi lei non si sta facendo male facendo questo attacco. Ve lo faccio risentire. Scusate un po' il prima. You broke the bonds and you lose a chance. Carry the cross and my shame. Questo, vi ascoltate? The cross and my shame. Ok, bravissima, non si è spostata dalla posizione,
l'ha puntato verso l'alto, quindi ottimo, ottimo, veramente brava. Un'altra cosa che volevo notare, che mi ero dimenticato prima di dire, quando fa questo crescendo distorto, no? Con l'attacco distorto, dopo lo va di nuovo a sfumare facendo un'altra nota in falsetto arioso. Sentite un po', bellissima tra l'altro. Questi contrasti sono proprio belli perché creano movimento. running. You broke the bonds and you lose a chance. Questo passaggio in falsetto è bellissimo perché crea contrasto con la parte prima che invece era molto potente, distorta, aggressiva. Brava. Andiamo avanti, saltiamo un attimino perché l'abbiamo ascoltata già. Andiamo un po' qui. You know I believe. Anche questo è bellissimo, bellissimo, e si vede proprio bene da questa inquadratura, e ringrazio la regia perché questo believe, quindi dice una I, guardate come tiene la bocca, è come se dicesse believe, ok? Come se dicesse una E, però si sente una I, si sente la formante della I perché la lingua, come vedete, è sollevata per creare proprio gli armonici che vanno a farci sentire e riconoscere la vocale I. Però la bocca è aperta, i denti continuano a essere scoperti, nonostante lei stia cantando qua di nuovo in falsetto. Però per creare lo spazio ottimale e dare più risonanza a questa I va ad aprire di più la bocca. Molto brava. Melisma. But I still haven't found what I'm looking for. Ok, altre due cose che vorrei notare. Intanto com'è vestita, è bellissima. Non so se sia un abito tradizionale indonesiano, non lo so, però è veramente wow, è veramente molto bella da vedere. Anche con questo pianoforte bianco che enfatizza ancora di più questo suo vestito chiaro. Bello, veramente bello anche dal punto di vista estetico. Qui ritorna soft con la voce, quindi torna a sfumare di intensità. E qui fa delle variazioni col pianoforte che io credo che nell'originale non ci siano, ma sono veramente molto belle, molto emotive. Si vede che ci ha messo proprio del suo, si sente che ci ha messo del suo. Sentite un po', di nuovo, qua. Still haven't found what I'm looking for. Qua. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found. Ok, pazzesca, questa nota non se l'aspettava nessuno, infatti anche Simon è abbastanza colpito da questa cosa, perché lì era un momento in cui la canzone era ritornata un po' soft, quindi ti aspetteresti che la concluda in questa maniera delicata. Invece no, qui ti spara questo acuto in voce piena, pazzesco. Vediamo che nota è, per curiosità, sarà tipo un re? No, è un fa, ok, è un fa 5, wow, riascoltiamola. Scusate, un po' prima così non la interrompo. Looking for. But I still Anche qua sta dicendo still, eppure la bocca, come vedete, sta prendendo lo spazio della E, e in questo caso anche la vocale diventa molto più aperta, perché altrimenti questa I così acuta non riuscirebbe a essere, diciamo, cantata in maniera così piena e potente. Quindi deve aprire un pochino di più, deve creare un po' più di spazio, e infatti questa I diventa quasi una E, anche dal punto di vista della formante. Giusto, corretto, assolutamente brava. Questa è proprio la modifica delle vocali negli acuti. Questo è un Fa 5, quindi è comunque in M2, anche se sembra un belting, sembra un M1 sparato verso l'alto, è un Fa 5, non può essere un M1 assolutamente, però ti fa credere che lo sia, perché è veramente tanto compresso, tanto potente, proiettato,
e quindi sembra che sia in M1. Quindi possiamo dire che è voce piena, perché quello che noi chiamiamo voce piena è quello che noi ascoltiamo, quello che noi sentiamo e giudichiamo come pieno, però non è in meccanismo 1, ok? Molto, molto brava, sta comprimendo tanto e lo sta facendo nella maniera giusta, e sta tenendo poi tra l'altro una nota lunga, quindi bravissima. Dopo le stava un po' scappando via sulla frase successiva. C'è stato un momento in cui ha spostato leggermente la posizione, quindi nel ritornare verso una nota bassa si è spezzato un po' il suono, però ci può stare, la perdoniamo. Tra l'altro lei veramente, a parte quella piccola imperfezione, è stata perfetta, quindi non se n'è accorto nessuno, tra l'altro, però volevo notarlo perché c'era questa leggera instabilità. Sentite? Qui. Perché c'è stata questa instabilità? Perché lì c'è proprio stato il passaggio tra M2 ed M1, ok? Quindi quello che dicevo prima è avvalorato da questa piccola imprecisione, perché la nota acuta era in M2, poi quando è voluta tornare giù doveva ritornare in M1, e lì c'è stato un momento di instabilità, perché è proprio la zona più sensibile della voce in cui si rischia proprio di perdere il controllo. Lei per un attimo l'ha perso, ma ci sta questo, poi tra l'altro è tutto dal vivo, quindi ci può stare una piccola imperfezione. Tra l'altro è stata una precisione anche sulle note, sull'intonazione pazzesca, quindi non le si può dire assolutamente nulla. Andiamo avanti, sentiamo il finale. What I'm looking for. Ok. Sentite anche come squillanti il suo suono quando dice thank you, veramente brava. Comunque questa nota lunga che ha tenuto alla fine, invece questa potremmo chiamarla belting. Vediamo che nota è, però. Ok, qui di nuovo leggera, falsetto, chiaramente qui è un suono più arioso, e anche qua tu pensi che la canzone finirà in questo modo, e invece no, ti spara quest'ultima nota. Riascoltiamola. Sì. Ok, qua ha fatto un Do 5. Qua, come vedete, l'intensità anche della mimica facciale a livello muscolare è molto maggiore. Questo è assolutamente in M1, quindi possiamo chiamarlo belting. Questo è proprio un belting che richiede molto più lavoro fisico, appunto, e come sentite va a fa andare in clip la capsula del microfono, perché ha talmente tanto volume, talmente tanta potenza, lei tra l'altro è anche molto vicina al microfono, che distorce, ma distorce non lei con la distorsione come aveva fatto prima, no, questa è una distorsione del microfono, ok? Perché ha tantissimo volume, ha una potenza incredibile, ascoltate bene, si sente proprio lo sfrigolio del microfono che clippa. Molto brava, che è riuscita anche a vibrare questo belting. Di solito il belting è molto più fisso, statico. Qua invece è riuscita comunque a scaricarlo un po' e dandogli il vibrato, ma mantenendo la potenza, perché anche quando fa il vibrato continua a mandare in clip il microfono. Veramente brava. Bravissima, una potenza incredibile. Mi fermo qua perché altrimenti viene un video lunghissimo. Dopo mi andrò ad ascoltare anche il giudizio dei giudici. Però mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa reaction e quale potrebbe essere la prossima reaction su Putri Ariani e non solo.
Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Non dimenticatevi, codice VocalCoach su pumplink.com per magliette e gadget nerd come piacciono a me. Ci vediamo al prossimo video, ciao!